Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industries. Nell'ultima puntata il tutorial ci ha fatto costruire il laboratorio di ricerca con il quale abbiamo iniziato a fare le nostre prime ricerche dell'albero della tecnologia. Ci siamo ricercati gli assemblatori 1 che ci fanno le parti per costruzione, le parti meccaniche, l'elettronica, la manutenzione e abbiamo sbloccato il molo commerciale. Inoltre, anche se non me l'ha chiesto ma mi faceva comodo, a me mi sono andato a sbloccare i veicoli per l'estrazione mineraria. Abbiamo piazzato le torrette minerarie con il quale ci gestiamo, oltre all'estrazione mineraria dei minerali, ci gestiamo gli scarti come rifiuti prodotti dall'insediamento, le scorie dell'altoforno e la roccia che verrà fuori dall'estrazione mineraria. Abbiamo posizionato la prima miniera per l'estrazione del minerale di ferro in questo bellissimo giacimento qua. Ora non vedete l'escavatore perché è andato a fare rifornimento, aveva finito il gasolio, abbiamo iniziato a estrarre il ferro da qua e i camion, eccolo che sta tornando, tutto un pettito, e i camion questo minerale di ferro ce lo portano a lavorare allo smistatore di minerali. Smistatore di minerali che prende in ingresso il minerale di ferro, la roccia e la terra e ci restituisce questi tre elementi divisi. La roccia la scarichiamo qui per allungare e spianare un pochino la costa, la terra idem, ma da quest'altra parte, mentre il minerale di ferro ce lo mettiamo per ora nel deposito minerali. Abbiamo piazzato qui i primi due assemblatori di tipo 1 che ci fanno le parti per costruzioni e le parti meccaniche, utilizzando il ferro, il legno e il cemento e le lastre a calcestruzzo che per il momento le prendiamo da questa rovina qua che stiamo dismettendo. Poi un po' ce l'avevamo anche al molo, sì, inizialmente ci finisce questo qua, gli ho dato che ce lo deve mantenere vuoto, anzi gli alzo anche la priorità perché su Captain of Industry la priorità è il contrario, più è basso il numero maggiore è la priorità che noi diamo all'operazione. 1 è la più alta di tutte, 15 è la più bassa. Guarda, l'abbasso anche in modo che mi pigli convintamente, anzi famo 1, mi pigli convintamente da lì, bravo. Continuiamo con le richieste a campanelline perché, vabbè, perché questi due sono pieni di parti per costruzioni, questo anche per le parti meccaniche, e non ci riesce, e non si riescono a svuotare perché ci abbiamo pieni sia il magazzino del ferro sia quello per le parti per costruzione. A lei lo famo svuotare perché il tutorial ci chiede di costruire abitazioni collegate all'insegnamento esistenti. Allora andiamo su edifici, no, abitazioni e servizi, abitazioni, e ci spariamo un altro slot di abitazioni. Anche queste non le possiamo posizionare ovunque, cioè in realtà sì, le possiamo posizionare un po' dove ci pare, però daremo vita a un nuovo insediamento a cui dovremo poi associare tutti i servizi come abbiamo fatto su questo qua. Se vogliamo proseguire con l'insediamento abbiamo questi quadratini bloccati così, come era quello per i servizi, quindi lo metterei qua. Ci chiede 100 parti per costruzione, mi pare 80. Togliamo la pausa così inizia a costruire. Magari ci si svuota un po' qua e così ci svuotano gli assemblatori. L'altra ci dice di produrre con il minerale di ferro. Qui infatti gliel'ho messa come prima priorità, tanto le scorie le può scaricare. No, tu sei roccia, eccolo qua. Le scorie gli abbiamo fatto il depositino dove ce le può andare a scaricare, in modo che un domani le possiamo andare a recuperare quando ci saranno ha già fatto, minchia. Ok, riattiviamo il faro in modo che inizi a arrivare altra gente, perché 14 lavoratori disponibili, andando poi ad ampliare altre produzioni, non è che sono tantissimi, tanto da magna ce l'abbiamo 99. Si sta riempì anche la fattoria delle patate, quindi ce ne abbiamo, patate ce ne abbiamo come non ci fosse un domani. È certo che non svuotavano gli assemblatori, avevo detto che non dovevano. Come mai? Eppure ero convinto di avergli detto che potevano essere trasportate. Boh. Ah, perché volevo che mi svuotasse prima qua. C'era un perché che poteva avere una sembianza di intelligenza la cosa. Però anche qua gli devo dire che devono esportare. Ok.
perché al momento non abbiamo la possibilità di collegare il magazzino sfusi con dei nastri trasportatori e quindi le scorie non me le butterebbe via. Devono fare tutti i camion. Poi appena riusciamo a sbloccare i nastri trasportatori cambierà tutta la solfa del gioco. Per ora ci dobbiamo affidare totalmente al trasporto dei camion. Crescita della popolazione l'abbiamo sbloccato. Riscattiamo le ricompense. Un po' di patate, un po' di parti per veicoli. Grazie. Ricerca diesel di base, cosa che abbiamo già fatta. Sembra che so come va avanti il gioco. Costruisci una pompa petrolifera sopra un giacimento di petrolio e collegala al distillatore base. Nel menu sotto ci ha sbloccato questa nuova iconcina che è raffinazione del petrolio greggio. Se la apriamo abbiamo il distillatore base, la pompa petrolifera e lo scarico dei liquidi. Tutta roba nuova che ce l'ha sbloccata ora con la ricerca del petrolio di base. Allora ci dice di costruire 2 pompe petrolifere, quelle famose che si vedono anche nei film texani, che vanno messe sopra un giacimento di petrolio e noi ce l'abbiamo qui a portata di mano. Allora, se provate a piazzarla fuori vi dice che non ci sono depositi di petrolio greggio, quindi queste vanno piazzate qua sopra. Finché non veda i quadratini verdi non possono essere piazzate. Allora ne piazziamo una. Quanto ci fai? Al minuto 20. Beh, ci dice di piazzarne 2, quindi gliene metto anche un'altra, così può accontentare il gioco. Costruisci uno scarico liquido vicino alla costa e attiva la ricetta per scaricare le acque reflue. Produci diesel e scarica le acque reflue. Va bene. Ci andiamo a costruire il nostro primo impiantino che ci produce il diesel. Qui ci sono gli alberi in mezzo alle balle, ma non faremo in modo che non ci stiano troppo in mezzo alle balle. Allora, la pompa petrolifera, nel menu della pompa petrolifera possiamo vedere due cose. La prima è quanto essa ci produce al minuto. Ci estrae ogni minuto 20 di petrolio greggio. L'altra cosa importante che ci dice è che lo stato della riserva. Questo giacimento qua ha 20.000 di petrolio. Mentre ora non ho la possibilità di piazzare una pompa, anche la riserva di acqua ha una giacenza massima, ma mentre la giacenza massima di acqua con il ripiovere ritorna su, riaumenta il livello, quando noi la estraiamo cala, poi quando piove riaumenta, fa da sé che almeno che non piove petrolio, il petrolio lo consumiamo e basta, va giù e va giù come l'acqua, no come il petrolio, come l'acqua. E quindi dovremo stare attenti. Infatti ho attivato che mi notificherà quando la riserva inizierà ad essere bassa, ce lo dirà intorno al 25%, quindi quando ne avremo rimasti circa 5.000, e dovremo stare attenti ovviamente al fatto che quando è finita, e dovremo fare in modo quindi di giostrarci bene sia il gasolio che il petrolio, perché con la modalità realismo che ho messo, se finiamo il diesel i camion si fermano, non c'è nessuna magia nera che ci rimanda avanti. Allora, dicevo, la pompa di petrolio ci produce 20 petrolio greggio al minuto. Ci ha sbloccato anche questa cosa qua, che è il distillatore base. Distillatore base al momento ha soltanto questa ricetta qua. Da 60 petrolio greggio e 6 carbone, ogni minuto ci produce 27 diesel, acque reflue, monnezza, che inquina anche particolarmente, e fumi inquinanti. Allora, i fumi inquinanti li possiamo gestire attraverso la ciminiera, il gasolio ce lo mettiamo ovviamente da parte, le acque reflue al momento sono uno scarto, sono totalmente uno scarto e vanno buttate a mare, inquinando a bestia. Le buttiamo a mare attraverso questo scarico dei liquidi. Come vedete, lo scarico dei liquidi ci gestisce un po' di liquidi, ci gestisce l'acqua, le gocce bianca e celeste sono salamoia, l'acqua di mare, l'ultima in fondo dove c'è l'ondina, e queste tre non inquinano. Le acque reflue, quelle che andremo a produrre noi, da 200 acque reflue produrremo 200 inquinamento. Sava Sandir, mortacci tua. Ci piazziamo lo scarico qua. Per il momento ce lo piazziamo qua. Una parte deve stare ovviamente a mare, una parte sulla terra.
e questo qua gli diamo che deve scartare acque reflue. Famo una cosina fatta per benino, ci mettiamo anche un magazzino fluidi che ce l'ha appena sbloccato, gli mettiamo davanti un magazzino fluidi. Tu non prendi niente in ingresso coi camion, te sì. Poi, ma sì, sia importa che esporta che me frega. Ci ha sbloccato i tubi, questa ricerca, e con un tubo colleghiamo qua. In modo che se andiamo a produrre al minuto più acque reflue di quanto lui possa smaltire, questo fa una specie di buffer. Allora, gli diamo che qui vengono le acque reflue. Ok. E lo scatto dell'acqua reflue l'abbiamo gestito. Il distillatore base, come vedete, ha 2 ingressi e 3 uscite. I 2 ingressi sono il petrolio e il carbone, le 3 uscite sono l'acqua reflua usa la moglia in un altro processo, il diesel e i fumi inquinanti. Allora noi il petrolio ce l'abbiamo sotto, quindi la giriamo. La mettiamo circa in linea l'ingresso del petrolio con le bocchette qua giù. Così. Per ora ne metto solo 2 di pompe perché ci dovrebbero bastare. Già del diesel un pochino ce ne abbiamo. Cerchiamo di tenere a bada il consumo di petrolio greggio. Ok, così colleghiamo i tubi al distillatore di base. I fumi ci attacchiamo la ciminiera in faccia, così. Ora dobbiamo gestire l'uscita dell'acqua reflue e del diesel. Il carbone, mi stavo dimenticando del carbone. Se la pianta non ci impiccia, io lo butterei in faccia così. Ok. Qui importa ma non puoi esportare. Carbone, me ne porti un centinaio. I camion porteranno i primi 100 e poi non porteranno più. Così. Magazzino fluidi. Lo mettiamo a fianco al magazzino dei sfusi del carbone. E vi dico perché, perché tra poco sbloccheremo anche il processo che ci produrrà la gomma. E se non vado male con i ricordi, ci chiede sia il carbone, di cui abbiamo un'uscita qua, sia ci richiede il gasolio, il diesel. Quindi qui magari dopo andrei a sviluppare il complessino che ci farà la gomma. Allora, prendiamo il tubo con Q e posso alzare l'altezza dei tubi. Con Q, con E si alza, con Q si abbassa. Allora, e i camion per poter passare sotto hanno bisogno almeno di un'altezza 3. Gli scavatori, se non mi ricordo male, hanno bisogno di altezza 4, ma qui scavatori non ci interessa. Così l'alzo di 1 perché voglio tenermi lo spazio sotto libero, eventualmente poi per il nastro che ci porta il carbone al complesso della gomma dopo. Con R faccio in modo che non mi si attacchi. Così. E adesso ti attacchi. Giù. Ok. Altrimenti me la abbassava prima, invece volevo che stesse alto tutto il tempo. E invece di qua in faccia, magazzino fluidi, ci mettiamo quello senza tubi, senza niente, dell'acqua reflue. Ok. Acque reflue. Non c'è sempre bisogno di fare questa assegnazione. Quando è univoco il prodotto che ci può andare, se lo riconosce anche da solo, qui facciamo che qui non... per ora non importi e non esporti, perché voglio che finisce quello all'interno del molo, così mi svuota il molo dal gasolio. Qui invece non mi devi importare, ma devi assolutamente esportare. Voglio che i camion me lo tengono vuoto praticamente, giusto un ventino dentro. E abbiamo gestito tutti gli input e tutte le uscite del carbone. Però in questo momento me lo metto in pausa perché non ci abbiamo carbone. Quindi piazziamo qui una torre di controllo mineraria, modifica l'area, via qua.
Gli diamo tutto il giacimento del carbone. Anche qualcosa di più, tanto male non te fa. Ok. Designazione mineraria. Qua ci sarà tanta merda prima da scavare, prima di arrivare al carbone. Ne c'è. Ok. E gli do subito questa bella designazione mineraria qua. Guarda, fammi anche qua. E qua spiana. Solo che non ho escavatori liberi, quindi uno scavatore lontano, quindi almeno 3 camion. Vai, togliamo la pausa e va. E inizia a costruire e a produrmi lo scavatore e i camion. Ah, sono intanto arrivati i nostri primi rifugiati, 14 rifugiati che hanno portato con loro 40 di rame, 25 gomma, 28 ferro riciclato e 46 diesel. Ci portano i regalini quando arrivano. Comunque il diesel di base l'abbiamo fatto, poi appena avremo carbone disponibile sbloccheremo la costruzione. Andiamo allo smistratore di minerali. Toglimi un attimo questa. Me devi prendere, sì, arrivo. Anche il carbone, roccia e terra. Ok. Quindi non soltanto il ferro, mi smisterà anche la roccia. Mi smisterà anche il carbone, scusate. Ah, inizialmente lo produciamo qua il carbone. Tanto poco per sta dietro sia l'altoforno che al diesel, quindi aspettiamo un po', tanto il diesel un pochino ce ne abbiamo. 390, sì, dai. Ne aspettiamo che iniziamo ad estrarlo in modo tale che la carbonaia non riesce minimamente a poter stare dietro sia all'altoforno che alla produzione di diesel. Mettiamo in pausa il faro, se no ci riempimo l'insediamento e al momento non mi saranno tutti sti lavoratori, ma vogliono poi magna uguale. Nuovi rifugiati, te che avevi portato? Sempre la solita roba, va bene, grazie. Ah, lavorazione del minerale di ferro è finita. Perfetto. 80 diesel, 60 le parti per costruzione. Grazie. Ah, mentre questo qua l'abbiamo già improntato e dobbiamo solo aspettare che va avanti, possiamo iniziare a disegnare una miniera per il calcare e iniziamo a estrarre il calcare. Quindi, dove sta il calcare? Da che parte abbiamo il calcare? Ma deselezionando le altre risorse e tenendo solo il calcare possiamo a colpo d'occhio vedere subito dove sta un bel giacimento di calcare. Minchia quanto è lontano però. E che cazzo. Vabbè. Allora, ci piazziamo una torre qua. Un attimo in pausa, please. Gli diamo come sempre tutto il giacimento. Come area, Poi come stazione mineraria. E la diamo poi. Come area è tutto dove sta il carbone. Dove sta il calcare? Carbone, sì. Ah, qui subito troveremo subito un bello slot di calcare. Poi più andiamo avanti, più sarà sotto e dovremo sbuzzare tutta la montagna. Ah, comoda, comoda. Quindi, me fai come designazione mineraria. Tanto non ne ho subito bisogno del calcare, quindi facciamo fa. Subito una bella spianata qua.
ci porti subito tutto in paro. E poi vediamo di fare la salitella più avanti. Ok. Anche qui abbiamo bisogno di fare un altro scavatore e altri 3 camion. Ah, intanto ha fatto lo scavatore e 2 camion per quelli del carbone, quindi uno scavatore, te ne do 3 anche qua. Andiamo agli smistatori di minerali. Allora, ti do un altro prodotto che è il calcare, ma me lo segna rosso perché non c'ha un'uscita. Allora, qui mi puoi esportare anche. Qui gli diamo calcare. Toglimi sta cosa. Togli roccia. Dall'uscita D mi ci metti anche la roccia. Allora, un impianto di smistamento così è fattibile soltanto all'inizio, finché è poca roba e finché i minerali sono pochi. Poi io tendo generalmente, finché non sblocchiamo lo smistatore di minerali successivo, che ci prende un sacco più di prodotti, fa un sacco più di lavorazione, c'ha ben 8 uscite, non 4, a fare quasi uno smistamento di minerali singolo, nel senso per la parte del ferro gli do uno smistatore suo, per il calcare uguale, per il carbone uguale, in modo da aumentare l'efficienza al massimo, ma per il momento all'inizio ce la possiamo gestire anche così, risparmiamo un sacco di lavoratori. Ah, intanto qua rinvertiamo la ricetta, perché voglio che prima mi consumi questa qua, così liberiamo anche un po' di spazio. La fattoria è piena, va bene. Intanto che iniziamo a estrarre carbone calcare, che poi costruiremo l'impianto del diesel, io mi andrei a sbloccare la ricerca. Per prima cosa la gomma sintetica, poi metterei la raffinazione del rame e le rampe per veicoli. Tutto questo ci porterà poi a sbloccare la possibilità di ricercare le parti per costruzione 2 e gli assemblatori 2. Già siamo quasi alla fine del primo tranche, la prima stock di ricerca, di tecnologia. L'albero non è diviso non è diviso in nessuna categoria e nessun livello, però se ci fate caso a un certo punto, cioè questo blocco di ricerche finisce qua, poi c'è questo blocco di ricerche che finisce qua. In questo caso nelle parti per costruzione qui sarà l'ampliamento e il miglioramento del laboratorio di livello 2, e in genere cerco di finire tutte le ricerche prima di arrivare alla parte successiva, in modo da mandare avanti la ricerca in maniera equa, diciamo, in maniera equilibrata. Quindi tanto sblocchiamoci queste 3 che ci servono per le parti di costruzione 2, poi mi faccio anche il resto, anche off camera, non è un problema. No, esca, grazie. I ragazzi hanno iniziato ad estrarre il carbone, allora a te ti do che mi devi dare priorità di estrazione al carbone, perfetto, così principalmente tenderà a ricercare le parti dove c'è più carbone, a te il calcare, e ti assegno qua uno e anche qua 3 camion. Ovviamente sti camion si dovranno fare mezza mappa per portare il carbone, la cosa non è efficiente, ma all'inizio ci famo andare bene, dai, in qualche modo. Che c'è che non ti piace? Ah, lo ripristiniamo, non capisco perché fa così, visto che l'altro è andato. Ah, con quel carattrezzo, con quel simbolino, spendendo un po' di Unity, date la possibilità al camion. Ma perché fai così? Tu c'è solo carbone. Ah, giustamente non gli ho fatto il deposito di carbone. Mannaggia. C'ha ragione anche lui. Perché lui ha soltanto ecco perché non funziona, perché lui ha soltanto carbone. Io ho detto che questo impianto qua rifiuta carichi composti da un solo prodotto. Allora per il momento te lo tolgo, così mi vieni a svuotare, poi lo rimettiamo, se no lui non riesce a venirmi a svuotare. Ecco, ora l'ha sentito e si torna giù. Mannaggia, finché non ho prodotto il coso del carbone qua, anzi sa che ti dico, visto che avete iniziato a produrre, vai, sblocca, così partono per la costruzione dell'impianto del carbone. Ma visto che abbiamo iniziato a produrre il coso, visto che abbiamo iniziato ad estrarre il carbone, io farei che questa qua, tutto, ce la smantelliamo. Non serve più la carbonaglia. E ecco che è iniziato
abbiamo iniziato a produrre, ad estrarre più un petrolio greggio. Guardate i tubi come si colorano del colore del liquido specifico, qua vedete passare il fluido e piano piano diventano neri come nero è nell'immaginario il petrolio, ma no, anche nella realtà, non solo nell'immaginario. Ecco, col primo carbone è partito il processo di produzione del diesel. L'acqua merdosa va qua e qua il gasolio. Il diesel è abituato al gasolio. Al momento non me lo esporti, me lo riempi fino a un 140, anzi fa 160, perché quando ci porta, fa 140 va, perché quando i naufraghi ci portano il diesel almeno non rimane al molo ma ci viene portato direttamente qua. Al momento gli dico di non esportare in modo che mi consuma quello del molo. Ed ecco che si inizia a riempire il magazzino del diesel, perfetto. Appena l'acqua reflua raggiunge il limite che io gli ho detto, anzi, eccola qua. Primo scarico di merda nel mare. Perfetto, iniziamo a inquinare oltre l'area anche l'acqua, anche l'oceano. Perfettissimo. Inquiniamo a bestia. E infatti la salute è già scesa. Perfetto. Oltre all'inquinamento atmosferico e quello dei veicoli, mo ci arriva anche quello dell'acqua. E già abbiamo perso una botta di salute. Perfetto. Sono contento. Ma poi recuperiamo, non vi preoccupate, eh. La manutenzione è al 95% perfetta. E con l'estrazione del carbone e del calcare, la realizzazione del nostro primo impiantino petrolchimico, direi di salutarci qui ragazzi. Grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite di Captain of Industry e gli altri giochi presenti nel canale. Scrivete nei commenti se avete domande, se vi interessa questo gioco, se avete curiosità, se non avete capito qualcosa che ho fatto, se volete spiegazioni su qualcosa in particolare, se non sono stato chiaro. Sarò lieto di rispondere a qualsiasi curiosità, di potervi aiutare e di togliere qualsiasi tipo di dubbio. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!